Ciao ragazzi! In questo tutorial impariamo a personalizzare la barra multifunzione e la barra di accesso rapido, inserendo i comandi più utilizzati in modo da velocizzare le nostre attività. Come ulteriore applicazione, inseriamo sulla barra di accesso rapido i pulsanti per far leggere ad alta voce ad Excel il contenuto delle celle. Iniziamo! Per poter personalizzare la barra multifunzione oppure la barra di accesso rapido esistono due modi differenti. Il primo modo è quello di cliccare col tasto destro o sulla ribbon o su una qualsiasi scheda dei menu oppure sulla barra di accesso rapido. Clicchiamo col tasto destro su una scheda qualsiasi. Da qui possiamo personalizzare sia la barra multifunzione che la barra di accesso rapido. Abbiamo anche altre due opzioni che ci permettono di mostrare la barra di accesso rapido sotto la barra multifunzione e cliccando di nuovo col tasto destro mostrarla di nuovo nella barra del titolo, oppure possiamo comprimere la barra multifunzione, operazione che riusciamo a ottenere anche cliccando due volte su una scheda. Il secondo modo è quello di cliccare su File, Opzioni e poi Personalizzazione barra multifunzione oppure barra di accesso rapido. Iniziamo a personalizzare la barra multifunzione. Come possiamo vedere qui a destra, sono presenti tutte le schede presenti nei tab qui in alto, Home, Inserisci, Disegno e così via. Queste schede possono essere riordinate utilizzando i pulsanti qui a destra. C'è anche la possibilità di selezionare tutte le schede, cioè le schede già presenti e le schede che compaiono qui nella barra del titolo quando selezioniamo un'immagine, un grafico, uno smart art e così via, oppure di selezionare solamente le schede strumenti, che sono appunto quelle che compaiono qui nella barra del titolo quando vengono selezionati gli oggetti. Torniamo alle schede principali. Selezionando una qualsiasi scheda e poi scegliendo un comando e cliccando su Aggiungi, il comando verrà inserito all'interno di quella scheda. C'è anche la possibilità di aggiungere nuove schede personalizzate. Per farlo è sufficiente fare Nuova scheda, cliccare sulla nuova scheda appena inserita con il tasto destro e fare Rinomina, oppure dopo averla selezionata cliccare sul pulsante Rinomina. Inseriamo ora il nome della scheda e diamo OK. Come si può notare, la scheda è stata rinominata. Posizioniamola in fondo a tutte le altre schede mediante questo pulsante. All'interno della scheda appena creata è presente un nuovo gruppo e ricordo che i gruppi sono questi: gruppo appunti, gruppo carattere, gruppo modifica e così via. Rinominiamo anche il nostro nuovo gruppo. Tasto destro, rinomina. Lo chiamiamo comandi più utilizzati. Al suo interno inseriamo il pulsante Salva, Aggiungi, il pulsante Stampa immediata, Aggiungi, il pulsante della formattazione condizionale, Aggiungi, alcuni comandi per l'ordinamento, Aggiungi, 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 e altri due comandi che non sono presenti in questa lista. Per trovarli facciamo Tutti i comandi e andiamo a scegliere Convalida dati, Aggiungi e Grafici consigliati. Aggiungi. In questo modo abbiamo creato un gruppo contenente i comandi più utilizzati del software. Creiamo ora un nuovo gruppo. Lo rinominiamo Tabelle e confermiamo con OK. Al suo interno inseriamo il pulsante Modulo, che troviamo selezionando qua in alto tutti i comandi. Se per caso sbagliassimo ad aggiungere una nuova scheda oppure un nuovo gruppo, potremmo sempre eliminarlo facendo tasto destro Rimuovi. Abbiamo anche la possibilità di reimpostare la barra multifunzione alle impostazioni predefinite. Confermiamo con OK e vedremo comparire qua in alto la barra InfenMath con il gruppo comandi più utilizzati ed il gruppo tabelle. Siccome i comandi presenti in questo gruppo saranno oggetto dei prossimi tutorial, soffermiamoci oggi sul pulsante Modulo. Selezioniamo una cella del nostro database e clicchiamo sul pulsante Modulo. I dati presenti in ogni riga ci vengono presentati in una scheda molto simile alle maschere del programma Access della Microsoft. Possiamo scorrere i dati in questo modo, oppure fare Trova precedente o Trova successivo. I dati possono essere modificati all'interno della scheda al posto che all'interno della tabella.
possono essere eliminati, ad esempio adesso andiamo a eliminare il record del 19 maggio, l'OMAC Nautica, è sufficiente fare elimina e dare l'ok e la riga viene automaticamente eliminata. E i dati possono anche essere selezionati in base a criteri oppure inseriti. Ci compare una scheda bianca che possiamo compilare muovendoci da un campo all'altro premendo il tasto Tab. Dopo aver inserito tutti i dati, premiamo il pulsante Nuovo e automaticamente ci verrà aggiunta una riga al termine del database. Vediamo ora come si elimina la scheda infemmata appena creata. È sufficiente fare tasto destro, personalizza la barra multifunzione, cliccare con il tasto destro sulla barra creata e fare Rimuovi. Automaticamente la barra e tutti i suoi gruppi vengono eliminati. Vi invito a utilizzare con cautela il tasto Reimposta, poiché se avessimo modificato le barre predefinite, le barre verrebbero ripristinate allo stato iniziale. Vi faccio anche presente che è impossibile eliminare una barra predefinita, infatti facendo tasto destro, l'opzione Rimuovi non è presente. Confermiamo con OK. Automaticamente la barra appena creata è sparita. Impariamo ora a personalizzare la barra di accesso rapido. Come già anticipato, possiamo utilizzare il menu File Opzioni oppure cliccare con il tasto destro su una scheda qualsiasi o sulla barra di accesso rapido e fare Personalizza barra di accesso rapido. Abbiamo la possibilità di personalizzare la barra per tutti i documenti oppure solamente per il file che stiamo utilizzando. Scegliamo questa seconda opzione. Aggiungiamo alla barra un separatore che ci permetterà di inserire una linea tra i comandi più utilizzati e quelli che inseriremo ora. Ed inseriamo alcuni comandi per la lettura ad alta voce. Dobbiamo scegliere tutti i comandi e poi da questo lunghissimo elenco selezionare questi 5 comandi, leggi celle e i successivi 4. Dopo averli aggiunti, clicchiamo su OK. Analizziamo ora i pulsanti appena inseriti. Questa riga verticale è il separatore. Il primo pulsante ci permette di leggere le celle selezionate, il secondo di interrompere la lettura, il terzo di leggere le celle dopo l'immissione, cioè dopo l'invio, il quarto, dato un intervallo, legge le celle di una colonna prima di passare alla colonna successiva, mentre il quinto pulsante legge le celle per riga, cioè legge in orizzontale e poi passa alla riga successiva. Vediamo ora praticamente l'utilizzo di questi pulsanti. Selezioniamo un piccolo intervallo e clicchiamo sul pulsante Leggi celle. 12 maggio 2018. 13 maggio 2018. 17 maggio 2018. BBM Bolpani SPA. Santi SPA. GBSRL. Come possiamo notare, siccome è selezionato il pulsante Leggi celle per colonna, Excel ha letto prima la colonna A e poi la colonna B. Se selezionassimo l'altro pulsante, Leggi celle per riga, Excel leggerebbe in questo modo. 12 maggio 2018. BBM Bolpani SPA. 13 maggio 2018. Ho interrotto la lettura col pulsante Interrompi lettura. Come già anticipato, Excel ha letto in orizzontale prima di passare alla riga successiva. Analizziamo ora l'utilizzo dell'ultimo pulsante, Leggi celle dopo l'immissione. Cliccando su questo pulsante ci viene dato un messaggio. Le celle verranno ora parlate all'immissione. Selezionando una cella qualsiasi, scrivendo qualcosa e dando invio, Excel legge il contenuto della cella. Invio. Ciao a tutti. Vi ricordo che è molto importante disattivare questa funzione quando non occorre più, poiché ogni file aperto di Excel altrimenti leggerebbe in automatico ogni immissione. Disattiviamo la funzione. Lettura dopo l'immissione disattivata. I pulsanti appena trattati sono molto comodi quando siamo da soli e dobbiamo inserire enormi quantità di dati. Possiamo controllare i dati subito dopo l'immissione, oppure dopo averli inseriti farli leggere a Excel e controllare sul foglio da cui abbiamo copiato se le immissioni sono state corrette. Per eliminare i pulsanti appena inseriti è sufficiente fare tasto destro sulla barra di accesso rapido oppure sulla barra multifunzione
e fare Personalizza barra di accesso rapido. Andiamo a scegliere il nome del nostro file e selezionando ogni pulsante inserito facciamo Rimuovi. Ora sono presenti solo i pulsanti predefiniti e possiamo dare l'ok. Come si può notare è sparito tutto. Vi faccio presente che questi pulsanti non sono proprio quelli predefiniti, ma io ho aggiunto il pulsante per la stampa immediata e quello dell'anteprima di stampa. Per farlo è stato sufficiente cliccare su questa freccina e selezionare Stampa immediata e anteprima di stampa. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video vedremo come si fanno a inserire in modo efficiente i dati in Excel e inizieremo a parlare delle formule, che sono a tutti gli effetti la parte più importante di questo software. Vi aspetto! Ciao!